Eccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con i Pagan Tarot. Di conseguenza parleremo sì d'amore, di un rapporto, ma ovviamente con focus importante appunto sull'energia femminile della coppia, ossia voi appunto avete una storia, una relazione nascosta con una persona impegnata, per impegnata io intendo sposata, fidanzata, convivente, quindi una persona che ha già un'altra persona ufficialmente riconosciuta al suo fianco. Vogliamo cercare di capire quest'altra donna ha capito che lui la tradisce con voi? Ha anche solo il sospetto che lui non le sia proprio così fedele? Oppure sa proprio di voi? E se sì, cosa sa? E soprattutto come si comporterà, ovviamente, in futuro. Io utilizzerò per questa stesa il metodo della croce semplice, ma ovviamente il metodo temporale, non quello classico, proprio perché a mio avviso è interessante cercare di capire anche in passato se questa donna ha mai avuto il sospetto che lui l'avesse mai tradita, oppure cerchiamo di capire come lei vede, che lettura dà del presente con quest'uomo. Cerchiamo di capire il futuro più immediato, quindi la linea di tendenza futura, e ovviamente la sentenza finale, quindi la soluzione definitiva in riferimento al rapporto con lui nei prossimi giorni, settimane o mesi a seconda del valore temporale della carta. Posizione centrale: gli ostacoli reali che lei vede nel rapporto con lui, a prescindere o meno che sappia della vostra presenza nella vita del marito o del compagno. D'accordo? Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque incappi in questo video, cerchiamo dunque di capire: la compagna ufficiale, la moglie, la fidanzata, sa di voi? Cioè sa che lui la tradisce? Sa che la tradisce con voi? O ha semplicemente un sospetto? In passato com'era il loro rapporto? Improntato sulla fedeltà oppure su continui comunque tradimenti? Quindi cerchiamo di capire lei come vive questo rapporto con lui, quindi la compagna ufficiale. Soprattutto cerchiamo di capire se abbia o meno dei sospetti, ovviamente, della vostra presenza nella vita del marito o comunque del fidanzato o del compagno. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, lasciamo appunto in questa posizione il mazzo e dunque possiamo iniziare la lettura appunto della stesa. In questa posizione, quindi in prima posizione, abbiamo il passato. In questa posizione abbiamo invece il presente, futuro più imminente, futuro più lontano nel tempo e gli ostacoli effettivi tra lui e lei. D'accordo? Allora, iniziamo appunto con il passato, quindi che passato c'è stato tra lui e lei, dal punto di vista ovviamente di questa donna. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 4 di spade, ma direi un passato assolutamente deludente, cioè queste due persone obiettivamente non sono mai andate d'accordo, perché chiaramente anche in passato, dato che parliamo appunto di spade, un passato anche
non recente, quindi un passato direi piuttosto lontano, mesi fa o addirittura anche anni fa, questa è sempre stata una coppia sul piede di guerra. Il 4 di spade parla di stanchezza, parla comunque di una coppia triste, demoralizzata, vedete, di una coppia stanca di litigi continui. 4 di spade, ragazzi, è la carta successiva a quale arcano molto pesante, il 3 di spade, che rappresenta un cuore comunque estremamente ferito, tradito, d'accordo? Il 3 di spade è una carta appunto di grado 3 che rappresenta una terza presenza all'interno di una coppia. Quindi in passato lei ha saputo con certezza matematica che lui l'abbia già tradita, o con voi, nel caso in cui la vostra storia duri da tanto tempo, oppure nel caso in cui la vostra storia duri da poco, lui l'aveva già tradita con un'altra persona. Questo è poco, ma sicuro. E lei lo ha saputo. D'accordo? Perché le carte di spade purtroppo parlano di situazioni molto dolorose. Il 3 di spade in particolare parla proprio di una situazione che l'ha ferita talmente tanto, le ha frantumato il cuore effettivamente, da indurla poi a questo 4 di spade, cioè ad arrendersi. Questa donna ormai sa che tra loro è tutto finito, ma è stanca di combattere. Io vedo, diciamo, questa donna come una sorta di guerriero che ha combattuto tanto, ha perso tanto, in termini anche di amor proprio, di autostima e anche di salute psicofisica, per cui obiettivamente ora è stanca questa donna, sta cercando di tirare i remi in barca, non ha più voglia di discutere, qualsiasi cosa lui possa fare. D'accordo? Quindi sicuramente nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, questa donna, dopo aver scoperto il tradimento, ha iniziato a pensarsi da sola, perché il 4 di spade è una carta che ci parla di profondo isolamento. Un isolamento, vedete, non solo mentale, ma anche fattuale. Questa giovane donna sta dormendo da sola in questo letto. Quindi chiaramente è una donna che ovviamente sa che la sua vita prima o poi dovrà procedere da sola. Però perché ha una spada? Qual è la carta successiva al 4 di spade? Il 5 di spade. Cioè, questa donna sa che però per mettere fine al rapporto con lui e camminare da sola con le sue stesse gambe, dovrà affrontare un altro periodo molto difficile. Però, essendo un 5 di spade, andrà a coinvolgere, come tutte le carte di grado 5, la famiglia d'origine, o la sua, o di lui, o entrambe. Quindi qui ci saranno effettivamente dei momenti molto difficili, una bella gatta da pelare che obiettivamente lei già ovviamente va a preventivare, cioè sa che sicuramente qui ci saranno problematiche grosse, grosse rogne, grossi guai. Ovviamente, ragazzi, questa donna in questo momento e comunque nel passato più recente, vi ripeto, ha tirato i remi in barca, ha cercato di riprendersi e anche di riacquisire quell'equilibrio psicofisico che aveva perso. Potrebbe non essere stata bene di salute, perché il 4 di spade parla proprio di una salute cagionevole. Problemi importanti, ma derivati sempre da un 3 di spade, da un cuore spezzato, quindi da un cuore tradito, da un tradimento. Questa donna l'ha presa veramente molto male. Dunque, questo 4 di spade rappresenta una donna che, vi ripeto, negli scorsi giorni, scorse settimane, scorsi mesi, ha cercato di riprendersi per riacquistare forze e prepararsi alla futura battaglia 5 di spade. D'accordo? Quindi è una donna che sa che prima o poi il rapporto con lui arriverà ad un epilogo, perché parliamo di spade. D'accordo? Però lei sa di essere ancora in posizione mediana. Cioè il 4 di spade rispetto all'ultima carta, il 10 di spade, che parla proprio di una chiusura di un ciclo, ovviamente richiede tempistiche lunghe per arrivare proprio a questa chiusura. D'accordo? Quindi ci sono comunque ancora degli step necessari, ma dolorosissimi per lei, e lei lo sa.
e soprattutto, vi ripeto, rivali che potrebbero proprio arrivare anche dalla famiglia di lui. Quindi qui potrebbero anche esserci questioni familiari tra lui e lei che potrebbero in qualche modo andare ad interferire in maniera pesante, però appesantendo già una situazione di per sé dolorosa, su questioni legate probabilmente al denaro, piuttosto che comunque a ripicche, perché le carte di spade parlano di dispetti, ripicche, vendette, rancore. Quindi qui c'è tanto odio in questa famiglia ed è ovviamente una situazione, un'energia molto negativa, palpabile. Ecco perché questa donna era ed è stanca, perché si sta preparando, vedete, ad usare di nuovo le armi. Cioè una donna che sa che lui l'ha tradita, lo sa di per certo, ne ha avuto le prove. Questa cosa le ha fatto molto male ed è ovviamente, ragazze, comprensibile. E ovviamente poi ha cercato calma, ma una calma che rappresenta fondamentalmente, diciamo, la calma prima, in questo caso, della tempesta. D'accordo? Quindi una nuova lotta di fronte alla quale lei si troverà, proprio per chiudere definitivamente un rapporto che obiettivamente, a mio avviso, è sempre stato molto difficile, perché chiaramente, vi ripeto, qui partiamo da un 3 di spade che precede il 4 di spade, quindi un rapporto costellato da un tradimento molto grave che l'ha ferita, quindi o con voi o con un'altra donna, in passato. D'accordo? Siccome parliamo di un 3 di spade, in questo caso 4 di spade, questo tradimento può essere avvenuto o qualche mese fa o addirittura anni addietro, nel caso in cui queste due persone siano sposate o per esempio fidanzate da molto tempo, d'accordo? Quindi è stato un rapporto costellato da una, diciamo, brutale scoperta, la scoperta di un tradimento che veramente a lei ha fatto molto molto male, veramente molto male, e ne ha risentito da un punto di vista anche, vi ripeto, psicofisico. Quindi è una persona comprensibilmente stanca, stanca e abbattuta. Vediamo nella posizione invece del presente, appunto il presente della situazione, ossia obiettivamente cerchiamo di capire questa donna ad oggi se ha ancora eventualmente sospetti che lui possa tradirla appunto con voi. Vediamo un po'. In questo caso abbiamo la carta dell'imperatrice, certo. Allora, ragazze, in tarologia voi sapete che ogni arcano ha il proprio ruolo ben preciso. La papessa è la consultante o il soggetto della stesa. In questo caso l'imperatrice ovviamente rappresenta a maggior ragione l'altra donna, quindi una rivale. D'accordo? Quindi lei è a conoscenza, ragazze, del fatto che lui abbia un'altra donna. Se dunque per voi questo può essere un fattore, un elemento di pericolo, prestate attenzione, perché l'imperatrice rappresenta una donna molto bella, sicuramente, ovviamente piacente anche molto più di lei, una donna probabilmente anagraficamente o più giovane, cioè o voi siete più giovani anagraficamente di lei, o avete comunque un modo di atteggiarvi, un look talmente giovanile da veramente sembrare delle donne estremamente giovani anche proprio rispetto alla vostra stessa età, le vostre coetanee. D'accordo? L'imperatrice rappresenta la fecondità, vedete, la bellezza, la sensualità, l'erotismo, la comunicazione. Quindi lei sa che lui scrive ad un'altra donna, che lui cerca un'altra donna, che lui ha rapporti fisici con un'altra donna. Sa che qui c'è una rivale, c'è la carta dell'imperatrice, quindi un'altra donna. D'accordo? È chiaro che in questo caso, ovviamente, questa donna, vedendovi, diciamo, in questo modo, quindi come un'imperatrice, cioè come una donna che obiettivamente è una presenza fissa e stabile nella vita del marito o del fidanzato o del convivente, è come se in realtà questa donna fosse ormai abituata all'idea che lui possa avere un'altra oltre lei. Cioè evidentemente il primo tradimento è stato talmente doloroso, devastante da un punto di vista
appunto psicologico, che è come se questa donna ormai desse quasi per scontato il fatto che lui comunque continui a tradirla e che lei comunque in questo momento non possa, diciamo, ambire o aspirare a qualcosa di meglio. È una triste rassegnazione, io direi una rassegnazione amara, cioè le energie che veramente circondano questa donna sono di una tristezza incredibile. Cioè una donna che è consapevole del fatto che il proprio uomo la tradisce con una donna, con un'imperatrice, quindi non una donna qualsiasi, ma una donna bella, una donna più bella di lei, una donna più ovviamente professionalmente capace, una donna anche magari abbiente, quindi a livello economico, voi potreste comunque appartenere anche ad un ceto elevato, una donna che ha successo, l'imperatrice generalmente è una donna molto ammirata, che ha anche molti corteggiatori, quindi è chiaro che questa donna sa tutto questo e nonostante questo comunque sa che in questo momento deve continuare a rimanere al fianco di quest'uomo, nonostante, ve lo dicevo con questo 4 di spade, comunque una donna pronta ovviamente alla battaglia, cioè sa che prima o poi rimarrà comunque da sola, che questo rapporto sarà da sciogliere, ma ovviamente in maniera molto rassegnata, direi, con una appunto consapevolezza amara. Questa donna sa che comunque il proprio uomo ha sicuramente un'altra donna. In questo caso però ovviamente questa donna è consapevole della vostra presenza, ovviamente però non necessariamente deve conoscere il vostro indirizzo, il vostro nome e cognome, il vostro numero di telefono, cioè lei è consapevole che lui abbia comunque un'altra donna al proprio fianco, cioè qui non c'è un sospetto, cioè non è solo un sospetto, non è una donna che sta comunque controllando e comunque tenendo il compagno sott'occhio per cercare di capire se abbia o meno un'altra donna, no, in questo caso lei sa che lui ha sicuramente un'altra donna, ma ovviamente non è detto che debba sapere ovviamente tutti i vostri dati anagrafici, però potrebbe, d'accordo? Quindi vi ripeto, nel caso in cui per voi possa essere un problema che questa donna scopra di voi la vostra identità, cercate ovviamente ragazze di agire in maniera più discreta possibile, d'accordo? Quindi cercate evidentemente di non magari vedervi in luoghi pubblici in maniera direi piuttosto sfacciata, ma cercate comunque sempre, mi raccomando, il nascondimento e comunque la discrezione. D'accordo? Perché in questo caso vi posso assicurare che questa donna ha la piena certezza che lui la tradisca. Vi ripeto, non è detto che sappia esattamente con chi, ma potrebbe saperlo. D'accordo? Qui però non è solo un sospetto. Ed è un'imperatrice, cioè una donna che a lui piace talmente tanto che potrebbe diventare appunto la sua imperatrice, cioè ovviamente la sua compagna. Cioè lei sa che in realtà quello che c'è tra voi e il marito, voi e il compagno, non è un semplice, diciamo, momento di svago erotico, non è un semplice flirt, d'accordo? Lei sa perfettamente che ovviamente lui ci tiene a voi, siete un'imperatrice, quindi una donna stabile al suo fianco, comunque qualcuno in grado di far perdere la testa ad un uomo, perché vi ripeto, l'imperatrice è una donna di successo, è una donna che ha potere, d'accordo? Quindi sa che voi piacete molto a quest'uomo e che non ha nessuna intenzione di rinunciare a voi, d'accordo? Dunque, vediamo a questo punto invece in terza posizione il futuro, cioè la linea di tendenza ovviamente futura, cioè che cosa accadrà nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, comunque in un futuro ovviamente più vicino, diciamo. E qui abbiamo il 3 di coppe. Allora, questa donna ovviamente stanca di questi continui tradimenti e anche ovviamente dell'aver ormai una piena certezza che lui abbia la sua imperatrice, cercherà svago altrove. Il 3 di coppe ci parla sicuramente di un nuovo ovviamente triangolo che questa volta non comprenderà più lei, voi e lui, ma lei, lui e un altro uomo. Cioè il 3 di coppe ci parla comunque di una nuova conoscenza, perché parla di novità, che ovviamente entrerà a far parte della sua vita. Tra l'altro il 3 di coppe ci parla sicuramente di tempistiche molto veloci, perché sapete che le carte di coppe e le carte di bastoni parlano grosso modo di tempistiche che
si attestano ovviamente tra qualche giorno a qualche settimana al massimo. Quindi entro breve tempo lei conoscerà un'altra persona, d'accordo? Quindi inizierà, diciamo, una sorta di corteggiamento che lei riceverà o che a sua volta, diciamo, farà ad un altro uomo, e ovviamente inizieranno a sentirsi e a vedersi, perché il 3 di coppe ci parla di appunto inviti, incontri anche eroticamente importanti, comunque di comunicazione, proprio al pari dell'imperatrice. Vedete, sono appunto due carte di terzo grado, d'accordo? Quindi in questo caso sarà lei a darsi giustamente da fare, cioè non vuole più subire questa situazione, ma deciderà di lasciarsi andare appunto ad una nuova conoscenza, d'accordo? Quindi in questo caso, con questo 3 di coppe, posso garantirvi che questa donna sicuramente avrà una nuova frequentazione al di là di lui, d'accordo? Una frequentazione che per lei sarà importante perché è un 3 di coppe, cioè le ridarà voglia di vivere, di gioire, voglia di innamorarsi, di sentirsi bella. Quindi ricomincerà, diciamo, in qualche modo anche a curare il proprio aspetto, ricomincerà comunque a voler uscire, magari anche fingendo un'uscita, vedete, tra amiche, che però in realtà nasconderà appunto una terza persona, ossia appunto un altro uomo, d'accordo? Sicuramente tra queste due persone nascerà già immediatamente del sentimento, perché il 3 di coppe parla comunque di emozioni, parla appunto di coppe, quindi di sentimenti. Quindi in realtà anche tra di loro non sarà solo ed unicamente un rapporto, diciamo, di tipo fisico, uno svago erotico, ma molto probabilmente nascerà già del bel sentimento, delle belle emozioni che proveranno l'uno per l'altra. Di conseguenza, questa situazione la farà star meglio, la farà sentire meglio, al punto che, non dico che andrà ad accantonare, diciamo, la vostra presenza nella vita del marito, del compagno, ma riuscirà comunque ancora a ritagliarsi, vedete, del tempo per poter gioire ovviamente della vita. D'accordo? Perché questa donna è stanca di soffrire, ve lo dicevo con questo 4 di spade, quindi vuole riprendere in mano la propria vita. D'accordo? Quindi a breve inizierà una frequentazione con un'altra persona e inizierà in qualche modo a sorridere di nuovo, quindi quasi cancellando il male che ha subito sino ad ora. Vediamo in questa ultima posizione, in un futuro ovviamente più lontano, che cosa accadrà ovviamente tra questa donna e il proprio compagno ufficiale, cioè l'uomo che voi frequentate di nascosto. Quindi cerchiamo di capire quest'uomo con la propria compagna ufficiale come appunto vivrà i prossimi giorni, le prossime settimane, o comunque a seconda del valore identificato ovviamente dall'arcano estratto in questa posizione, ovviamente con focus per quanto riguarda le azioni di lei. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 5 di bastoni, una grossa lite. Allora, il 5 di bastoni parla appunto di rivalità, di litigi, anche direi piuttosto pesanti, che andranno a coinvolgere questa coppia. Il 5 di bastoni ci parla proprio di un momento di grande tensione tra queste due persone, per cui, per esempio, voleranno parole grosse che andranno ad offendere l'uno e l'altra, cioè si offenderanno in maniera molto pesante con il 5 di bastoni a vicenda. Il 5 di bastoni, ragazzi, rappresenta la carta del conflitto per eccellenza, della controversia per eccellenza. Quindi ci sarà, diciamo, un momento molto difficile, anche ahimè carico di purtroppo aggressività, mi auguro ovviamente soltanto verbale, che ovviamente lascerà degli strascichi e delle implicazioni negative molto importanti. Quindi ci sarà una grossa lite tra queste due persone. Una lite che porterà ad acuire, quindi ad accentuare l'irritazione, il fastidio proprio a pelle dell'avere l'un l'altro accanto al proprio appunto compagno e la propria compagna, quindi ci saranno attacchi di collera molto importanti, ci
ci sarà un momento anche direi rischioso, per cui queste due persone saranno veramente sul punto di sciogliere il proprio rapporto. Tra di loro non ci sarà tatto, cioè vi ripeto, quello che sarà in realtà l'elemento scatenante sono le parole, cioè qui qualcuno, uno dei due, dirà la parola sbagliata, la frase sbagliata nel momento sbagliato e di conseguenza qui si accenderà poi una discussione, una situazione complessa per cui queste due persone cadranno in una sorta di loop terribile, diciamo, di contrasti e anche rivendicazioni, rivalità, competitività. Quindi queste due persone arriveranno veramente in un punto di non ritorno. Però attenzione ragazzi, perché il 5 di bastoni purtroppo si porta dietro anche delle implicazioni legali, cioè potrebbero esserci tra i due appunto problemi di carattere, vi ripeto, legale, quindi anche querele, contestazioni legali, processi che potrebbero in qualche modo veramente far vivere a queste due persone le prossime settimane veramente in maniera molto pesante e dolorosa. Quindi vi ripeto, sicuramente tra queste due persone ci sarà un momento molto particolare che porterà allo scoppio, diciamo, di una lite che ovviamente non lascerà scampo ad un rapporto già così provato e sfilacciato. Quindi lui con voi e lei ovviamente con al suo fianco già una nuova persona, che forse proprio questo sarà l'elemento a dare a lei il coraggio, per esempio, di parlare, di esporsi a muso duro nei confronti del compagno e questo poi appunto darà vita a questo momento di forte irritazione e conflittualità. D'accordo? Quindi ci sarà una disputa non indifferente, un momento di grande confusione che ovviamente potrebbe comunque anche di rimando riguardare anche il rapporto che voi avete con quest'uomo, perché vi ripeto, sarà un momento di davvero grande difficoltà e naturalmente nel momento in cui lui avrà queste difficoltà con la compagna ufficiale è improbabile che possa poi presentarsi a voi con un grande sorriso. D'accordo? Quindi una situazione conflittuale molto pesante. D'accordo? Quindi in questo momento effettivamente queste due persone stanno cercando di vivere in qualche modo non guardando in faccia la realtà. Lui si distrae con voi, lei a breve con quest'altra persona. Ma arriverà un momento in cui poi, ragazzi, il karma, prima o poi, deve dare ovviamente segno della sua presenza, cioè queste due persone possono continuare a temporeggiare finché vogliono, ma ovviamente il karma ha l'ultima parola sempre. Quindi la loro stabilità finta, ovviamente, perché il 5 di bastoni ovviamente proviene da un 4 di bastoni, quindi una carta di stabilità, verrà ovviamente bruscamente, ma io direi anche colpevolmente, interrotta appunto da un momento di grande litigio. Ma perché a mio avviso ovviamente queste due persone hanno temporeggiato troppo, vi ripeto, su un rapporto già fin troppo provato da continui tradimenti e comunque da infedeltà, menzogne, bugie, oscurità, nascondimento. Quindi chiaramente in questo momento poi il karma dirà ovviamente la sua, d'accordo? Quindi sicuramente ci saranno dei momenti piuttosto difficili. Allora, per quanto riguarda le tempistiche, il 5 di bastoni, come ovviamente le carte numerali centrali di bastoni, quindi il 4, il 5, appunto il 6 di bastoni, rappresentano appunto generalmente i giorni che vanno dall'11, 12 grosso modo, del mese al 20-21, d'accordo? Quindi generalmente la seconda decade di un mese. Quindi obiettivamente ci siamo, cioè entro pochi giorni, al massimo un paio di settimane, qui effettivamente potrebbe nascere questa grossa lite che potrebbe appunto portare questa coppia veramente sull'orlo del disfacimento. Nel caso in cui però voi vediate per esempio questo video a fine maggio, ovviamente le tempistiche rimangono le medesime, cioè questa situazione di conflittualità si avrà entro ovviamente
la seconda decade del mese di giugno. D'accordo? Quindi sicuramente il 5 di bastoni ci parla di una situazione che andrà nettamente a peggiorare, vi ripeto, nel caso in cui guardiate questa stesa in questi giorni, entro al massimo un paio di settimane. Nel caso in cui, per esempio, voi guardiate questo video a giugno, i primi di giugno, questa situazione avrà, diciamo, un'accelerazione negativa entro appunto la seconda decade del mese di giugno. Quindi, grosso modo, i giorni che vanno dal 10, 11, 12 di giugno fino al 20, 21 del mese. D'accordo? Dunque, questa è sicuramente una coppia che obiettivamente arriverà ad una chiusura, ad un disfacimento, perché vi ripeto che questo 5 di bastoni si porterà poi dietro tutta una serie di problematiche e considerazioni di una certa pesantezza. Vediamo però, ragazzi, in posizione centrale gli ostacoli reali tra lui e questa donna, cioè l'irreparabile, ovviamente. Vediamo un po'. E in questo caso abbiamo il 10 di coppe, la mancanza ovviamente d'amore. Allora, queste due persone chiaramente non si amano più. D'accordo? Quindi è obiettivamente una coppia sicuramente destinata alla chiusura, è una coppia in cui effettivamente non c'è più nessuna forma di complicità, è una coppia, vi dicevo, ecco appunto, carta di grado 10, arrivata quasi proprio al giro di boa, cioè alla chiusura appunto di un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Quindi in questo caso tra queste due persone non solo non c'è più amore, ma non c'è proprio più desiderio di costruire nulla. Il 10 di coppe parla di famiglia, parla del desiderio di famiglia in accezione ovviamente positiva. In accezione di ostacolo invece rappresenta proprio il contrario, cioè non voler più far coppia con questa persona, il non volere più una famiglia con questa persona, anche nel caso in cui siano due persone ovviamente sposate, magari anche proprio con figli. Attenzione ragazzi che il 10 di coppe in accezione negativa va a sottolineare un elemento similare del 5 di bastoni, ossia la collera. Quindi vi ribadisco che tra queste due persone c'è una maretta non indifferente, cioè sono due persone che già in passato litigavano molto, ma ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno delle discussioni estremamente accese a causa proprio di un'enorme incompatibilità caratteriale e progettuale, quindi litigi, discussioni, che porteranno ovviamente a delle preoccupazioni non indifferenti e turberanno proprio la quotidianità di questa coppia. Quindi ci saranno delle discussioni continue e quotidiane con questa donna, tra lui e questa donna, accese ovviamente a volte da lui, a volte chiaramente da lei. Quindi ci saranno dei momenti di rabbia molto intensa, quindi sicuramente tenderanno ovviamente a cercare di isolarsi, stare più tempo lontani l'uno dall'altra, sentendosi comunque in qualche modo non più con le spalle coperte, proprio perché ormai si renderanno conto che il loro rapporto non esiste più, la loro famiglia non esiste più e di conseguenza, vi ripeto, questo provocherà anche dei turbamenti interiori, parliamo di coppe, quindi turbamenti emotivi non indifferenti nell'uno e nell'altro, anche perché comunque entrambi guardano al futuro, d'accordo? E sicuramente a volte inevitabilmente si sentiranno sopraffatti dalla malinconia, comunque dall'incertezza, un'incertezza sul futuro, d'accordo? Quindi in questo caso sicuramente queste due persone purtroppo avranno continui litigi. Perché dico purtroppo? Perché saranno litigi molto importanti, dove effettivamente alzeranno parecchio il tono della voce e quindi arriveranno ovviamente ad avere la certezza matematica che la divergenza di opinioni che hanno obiettivamente su tutto deriva da una profonda incompatibilità caratteriale che ovviamente ci fa capire quanto queste due persone si siano scelte, direi, a caso nel momento in cui hanno iniziato ovviamente tempo addietro la loro storia, d'accordo? Quindi sicuramente questo porterà entrambi in queste discussioni a ferirsi. Vi ripeto, voleranno parole grosse, d'accordo?
E ovviamente, di nuovo, il 10 di coppe, esattamente come vi parlavo prima del 5 di spade, ci parla ovviamente di famiglie. Quindi anche le rispettive famiglie di origine, di lui e di lei, avranno un ruolo negativo in questa situazione. Cioè, magari pur tentando in qualche modo di far da pacere, però obiettivamente non ci riusciranno. Anzi, rischieranno anche in qualche modo di appunto accentuare dei momenti di discussione e di difficoltà. D'accordo? Di nuovo parliamo di una carta di coppe, quindi sicuramente vi ribadisco le tempistiche, sono tempistiche molto veloci, quindi sicuramente i prossimi 15-20 giorni saranno obiettivamente molto pesanti per questa coppia, d'accordo? Ma a prescindere, ragazzi, dalla presenza ovviamente vostra nella vita di lui e di quest'altra persona nella vita di lei, e a prescindere dal fatto che lei possa sapere di voi, qui ci saranno comunque delle liti molto accese che ovviamente avranno come substrato, come origine reale, una profonda incompatibilità e un non amore tra queste due persone, per cui nemmeno più si rispettano. Non c'è neanche più una forma di stima, di affetto da parte né di lui né di lei. Quindi a prescindere dal fatto che entrambi possano avere altre persone, lui, voi e lei un'altra persona, ma questo è un rapporto destinato a forti litigi. D'accordo? Dunque, sicuramente affronteranno una fase molto difficile che ovviamente li porterà a guardarsi dentro e successivamente appunto poi a decidere sul da farsi. Attenzione però che è un da farsi che potrebbe portare, come vi dicevo con il 5 di bastoni, a problematiche legali non indifferenti. Voi sapete ragazze che comunque io dopo un certo lasso di tempo rifaccio le stese, quindi lascio ovviamente il tempo chiaramente agli eventi di prendere corpo e ovviamente di concretizzarsi, ma ovviamente subito dopo appunto le rifaccio di modo che teniamo d'occhio la situazione, d'accordo? Man mano che ovviamente trascorrono i giorni e le settimane. Cerchiamo poi appunto di capire come procederà questo rapporto. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, voi mi raccomando, tenete duro e portate ovviamente il giusto grado di pazienza e di attenzione, perché ovviamente prima o poi entrambi gli elementi di questa coppia cammineranno da soli, magari appunto lui con voi e lei con un altro compagno. A presto!